Qualcuno non ha digerito il mio ultimo video. Allora, oltre a ringraziare quelli che hanno apprezzato l'analisi su Sepang e si sono trovati d'accordo con me, ringrazio molto anche quelli che, pur non condividendo le mie conclusioni, hanno commentato in maniera costruttiva. Li ringrazio perché lo scopo fondamentale del video non era quello di avere ragione, ma era quello di parlare. E quindi adesso, invece di ignorarle, prendo quelle critiche e continuo a parlare. Però prima di iniziare ribadisco la mia posizione. Iniziamo con quelli che dicono: Valentino non avrebbe dovuto portare Marquez fuori traiettoria. Questo è ovvio e siamo tutti d'accordo. Quindi Valentino è colpevole di aver accompagnato Marquez largo. Valentino avrebbe dovuto continuare la sua gara e fregarsene di Marquez. Facile a dirsi, difficile a farsi, perché Marquez era più veloce di lui. Basta guardare l'FP4 e il warm-up. Marquez viene passato da Lorenzo alla 4, Valentino sta dietro di lui per un giro intero e alla stessa curva, il giro successivo, lo passa. Da qui Marquez accende la miccia, letteralmente, e si incolla a Valentino. Resta dietro a lui per un po', per poi attaccarlo alla 1. Si sorpassano a vicenda per il resto del quinto giro, poi Valentino rimane dietro per un altro mezzo giro. Marquez però è sempre lì a tiro e non si è mai staccato quando era davanti. Valentino tenta un attacco alla 11 che fallisce e decide di rimanere dietro a Marquez per quasi un altro giro completo. Rossi attacca alla 7 il giro dopo e passa davanti. Poche curve e Marquez lo riattacca di nuovo e lo ripassa. Qui per la terza volta Valentino si mette dietro a Marquez senza attaccarlo. Passa quasi un altro giro. Marquez però rimane sempre lì e non se ne va, inchiodato. Valentino lo passa alla 11, Marquez lo ripassa e a momenti sbattono per la seconda volta. E poi l'incidente. Quindi non avrebbe dovuto portare Marquez fuori traiettoria, però l'unica alternativa rimasta era quella di stare dietro a un Marquez che giocava al gat del top. Valentino è stato penalizzato solo per la traiettoria. In molti pensano che la penalità sia scattata solo per aver portato Marquez fuori traiettoria. Questo è sbagliatissimo. Il comunicato recita: Valentino Rossi è intenzionalmente andato largo alla curva 14 così da portare fuori traiettoria un altro pilota. Resulting, quindi parliamo di una conseguenza, in un contatto che ha fatto cadere l'altro pilota. Valentino è stato penalizzato perché portando volontariamente largo un altro pilota ha inavvertitamente causato un contatto che ha fatto cadere l'altro pilota. Peccato però che il contatto sia un'azione volontaria dell'altro pilota. Marquez ha visto Rossi e rialzato la moto, lo ha detto lui stesso. Una volta dritto però ha deciso di andare addosso a Valentino. Valentino ha sbagliato a portare Marquez fuori traiettoria, ma non è responsabile del contatto. Quindi Valentino andava sanzionato solo per aver portato largo Marquez e, tra parentesi, sarei curioso di vedere se quella manovra senza la caduta sarebbe stata investigata. Io dico di no. E Marquez andava invece sanzionato per aver creato il contatto. La sua caduta è una conseguenza delle sue azioni e non di quelle di Valentino. Ragazzi, che abbia pensato o meno il fatto che la ruota fosse bloccata, il calcio, la telemetria, il fatto che sia normale avere le dita sul freno in quel momento, tutta questa roba è insignificante. Il fulcro di tutta la polemica è un altro. La direzione gara e i media hanno ignorato il fatto che sia stato Marquez a creare il contatto. La caduta è una conseguenza del contatto. Il contatto è un'azione volontaria di Marquez. Non era indotta. Basta con questa storia della telemetria. Se ancora oggi parliamo di telemetria è grazie alla Honda, quindi lamentatevi con loro semmai. Pensate a questo: Valentino nel portare largo Marquez si è cacciato da solo in una situazione catastrofica. Reagisce alle provocazioni con una manovra scorretta, lo porta largo e di conseguenza fa diventare Marquez la vittima automatica. La storia era già scritta, ma invece no. La Honda per prima
Nomina la telemetria. Era la prova schiacciante. Ma perché tirare in ballo la telemetria? Evidentemente, guardandola, hanno ritenuto necessario doversi proteggere da quello che la telemetria mostrava. Qualsiasi vaga spiegazione sarebbe stata sufficiente per dare ragione a Marquez, ma loro decidono, di spontanea volontà, di intrecciarsi in un ragionamento assurdo per poi alla fine, ciliegina sulla torta, secretare in accordo con la FIM l'unica prova tangibile che dicevano di avere. E secondo qualcuno il matto sarei io. La FIM ha secretato la telemetria per proteggere Rossi. Spendo solo 2 parole su questo. Lui era il diamante della Dorna 10 anni fa. Lo capisce anche un bambino che il Valentino Rossi pilota non può essere il futuro della MotoGP. Il futuro si chiama e si chiamava nel 2015 Marc Marquez. La Dorna è un business e, come tutti i business, deve per forza di cose guardare avanti. Quindi, se mai ci fosse la necessità di proteggere qualcuno, è molto probabile che quel qualcuno sia Marquez. E adesso parlo di Luca Salvadori. Qualche giorno dopo la pubblicazione del mio video, Luca ha lasciato un commento. È logico che non mi sarei aspettato una lode da parte sua, ma sinceramente neanche l'opposto. Speravo in un commento critico, ma ponderato e costruttivo. Invece ho trovato un commento poco elegante, un po' deludente. Però, anche se poco elegante, aveva comunque dei contenuti quel commento. Dico aveva perché nel frattempo il commento è sparito. Quindi adesso rispondo in merito ai 3 punti che Luca mi contestava, senza però mostrare il commento, rispettando la sua scelta di cancellarlo. Non voglio assolutamente creare polemiche, ma allo stesso tempo non posso ignorare le sue parole. Devo rispondere. Punto 1. Guido Meda. Guido era live su Facebook e chiedeva alla gente di fargli delle domande scomode. Io ho fatto la mia domanda, lui mi ha dato la sua risposta. Le sue parole non sono state né decontestualizzate, né stagliuzzate, né modificate in alcun modo, tanto che mi dà torto. Punto 2. Cadere di proposito. Luca, insieme a qualche altra persona nei commenti, sostiene sia impossibile che un pilota decida di buttarsi giù di proposito. Quando si parla di andare in moto, lui ne sa a pacchi. La sua opinione è assolutamente autorevole e rispettabile. Però qui stiamo parlando di Marquez, quindi i parametri usati per valutare piloti normali semplicemente non sono sufficienti. Io credo che Marquez non si spinga oltre solo nella guida. È esagerato in qualsiasi aspetto delle corse, incluso il livello di antisportività. Qualche manovra sporca l'hanno fatta tutti in pista, Luca compreso. La maggioranza hanno fatto manovre sporche fermandosi un pelo prima dell'indecenza. Ecco, per Marquez anche il limite di decenza è molto più avanti di quanto lo sia per gli altri. Se ne frega di tutto e di tutti, regole e avversari compresi. Ne dà conferma continuamente. Segue Quartararo per 15 minuti e alla fine dichiara che non voleva seguire Quartararo. A Sepang corre per disturbare Rossi e poi racconta con la faccia seria che era Rossi in realtà a disturbarlo. Luca dice che non è possibile che uno si butti giù apposta per danneggiare un rivale, come non è possibile che uno perda l'anteriore senza cadere tutte le domeniche, aggiungo io. C'è tanta roba che non sembrerebbe possibile, ma quando si parla di Marquez, secondo me, tutto quanto diventa non solo possibile, ma addirittura probabile. Punto 3. Metterci la faccia. A detta di qualcuno è necessario mostrare la propria faccia per risultare credibile. Tu, Luca, la faccia ce l'hai messa per una scelta commerciale, non per purezza d'animo. Hai scelto di creare un brand intorno alla tua persona reale. È una scelta, non è un obbligo. Non mostrare la faccia potrebbe anche essere un valore aggiunto, chi lo sa. Questi video, ad oggi, sono un passatempo e finché lo saranno, finché sarò io a pagare per farli, potrò permettermi di indossare quel casco che voglio.